E siamo arrivati a 1000. Grazie a tutti per la fiducia. Atmosfere e suggestioni tipicamente orientali. Non c'è dubbio che il fascino del Giappone, la sensibilità particolare e le sfumature di una cultura differente dalla nostra siano forti nella realizzazione degli anime, animazioni intense e magnetiche e dalla tecnica dirompente. Lady Oscar è uno di questi, una pietra miliare, decisamente datato eppure incredibilmente attuale. Ancora oggi viene replicato con un ottimo riscontro di pubblico. Una storia in verità non di facile comprensione, con scene talvolta forti, enfatiche, persino troppo intense per la concezione di ciò che in Italia era un semplice cartone animato. Eppure lo stimolo venne colto e il messaggio compreso. Lady Oscar venne tradotta e cominciò a volare alto, non solo a intrattenere, ma anche ad educare, a insegnare la storia e a stimolare un pensiero critico. Già dalle struggenti note di questa melodia, dal titolo Luce ed ombra dell'amore, dai disegni espressivi perfetti, dai dialoghi e dai sentimenti profusi, si percepisce come ci sia molto di più da scoprire in queste narrazioni a livello introspettivo, simbolico, evocativo e anche formativo. Una lettura stratificata con più livelli interpretativi. 24 indimenticabili minuti, l'episodio 37, dove tutto precipita eppure tutto si eleva. Scrivo queste note la mattina del 12 luglio 1789. Alla tisi, lo so bene. È già qualche mese che alcuni sintomi mi hanno fatto pensare a questo terribile male. Vorrei soltanto sapere quanto mi resta da vivere. Non capisco. Che cosa ha Andrei, dottore? È mai possibile che Andrei non ne abbia fatto parola con voi, che abbia tenuto tutto dentro di sé? Perché? Che cosa avrebbe dovuto dire? Andrei. Ma che cosa dite? Io sto benissimo, colonnello. Mia moglie è morta di tisi un anno fa e io purtroppo conosco tutti i sintomi di questa malattia. Ora tornerò a casa e mi riposerò. Soldato della Guardia Grandier ai vostri ordini. Dite pure, comandante. Volevo domandarvi una cosa, comandante. Non sono perfetto? Non sono forse diventato un ottimo soldato della Guardia? Siamo in attesa di ordini, così pensavo di tornare a casa con te. So di quali ordini parli e preferisco restare con i miei compagni. No, Andrei, voglio che stavolta tu venga con me. Vieni, Oscar, ti ho sellato il cavallo. Ritengo doveroso dirti una cosa, Andrei, una cosa importante. Ecco, se tu fossi stato un nobile avrei visto di buon occhio un matrimonio fra te e Oscar. Anzi, avrei caldeggiato quest'unione dal profondo del cuore perché so che l'avresti fatta felice. Andrei, qualunque cosa accada, resta vicino a me. Andrei, che cosa ti hanno fatto? Vorrei che tu lasciassi l'uniforme, Andrei. No, verrò con te, come sempre. Ormai è una vita che vengo con te in ogni occasione. È mai possibile che tu adesso mi voglia ancora bene, Andrei? Certo, Oscar. Io ti voglio bene da sempre. Andrei. Oh, Andrei. Anch'io ti voglio bene, Andrei. Ti voglio bene. Io questo l'ho saputo da sempre, Oscar. L'ho saputo da sempre, davvero. Adesso niente può più dividerci. Vostra figlia mi ha chiesto di consegnarvi questa lettera. Va bene, leggila tu per me.
Padre, vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per me. Perdonatemi se vi ho dato dei dispiaceri. Sembra quasi che tu voglia dirmi addio per sempre, Oscar. Oh, non ti perdonerò mai, Oscar. André questa volta precede il suo comandante in una cavalcata memorabile, i corpi slanciati, protesi in avanti, gli stessi di un tempo eppure nuovi e appagati nei sensi, nei pensieri e nell'illusione di un futuro insieme. Sembrava tutto perfetto e forse per una volta potremmo credere anche noi che sia finita così, fuggiti lontano chissà dove, la giusta ricompensa di una lunga attesa fatta di doveri, speranze, passione e sentimento. Avremmo così negli occhi solo la poetica e meravigliosa Notte delle lucciole. Grazie per avermi seguito fino a qui. La puntata 37 è sicuramente ricca di colpi di scena. Ma se avete qualche curiosità o volete qualche approfondimento su un aspetto particolare della serie o su alcuni episodi, non esitate a scrivermelo nei commenti. Un caro saluto.